Prima di iniziare il lavoro vero e proprio con la creta, dobbiamo prepararci un po' di barbottina. La barbottina altro non è che la stessa creta che andremo a utilizzare per il lavoro, ma che ridurremo in una sorta di poltiglia. E questa poltiglia servirà come collante per tutti i pezzi che avremo lavorato e lasciato essiccare della creta. La barbottina si può preparare in due modi. Se abbiamo già degli scarti essiccati di creta, li possiamo rompere, frantumare, renderli il più possibile polverizzati, poi metterli in un barattolino, aggiungere dell'acqua fino a coprirli, li lasciamo a riposo per un paio d'ore, poi togliamo l'acqua in eccesso e con un pennellino andiamo a mischiare fino ad ottenere questa sorta di poltiglia. Se invece non abbiamo dei residui, possiamo utilizzare direttamente la creta fresca. Quindi prenderemo un po' di creta, la metteremo nel barattolino, anche qui aggiungeremo un po' di acqua, ma poca in questo caso, e andremo a mischiare fino ad ottenere la poltiglia desiderata. È utile utilizzare un barattolino di vetro con il coperchio, in questo modo avremo sempre della barbottina già pronta da utilizzare. Per tagliare la creta possiamo utilizzare, in questo caso, proprio per prenderne solo un pezzettino, possiamo utilizzare anche un coltellino. Diversamente, quando dobbiamo tagliare dei pezzi di creta un po' più consistenti, è necessario avere un filo di nylon tipo quello da pesca, a cui per comodità possiamo avere legato alle due estremità, per esempio dei bottoni o qualcosa che lo renda facilmente maneggiabile. Quindi tagliamo un pezzettino di creta, lo mettiamo nel barattolino, aggiungiamo un pochino di acqua e poi mischiamo. Naturalmente il pennellino che andremo ad utilizzare non sarà poi riutilizzabile per altri scopi, quindi sarà bene prendere un pennello che ci servirà soltanto per questo scopo. Quindi schiacciamo bene la creta e solo quando avremo cominciato ad ottenere un impasto piuttosto fluido andremo proprio a mischiarla. Se vediamo che è ancora troppo densa, aggiungiamo ancora un goccino di acqua. Ecco, il risultato finale deve essere questo. Quindi dobbiamo ottenere una poltiglia dove non ci devono essere più pezzi interi, deve essere molto cremosa ma non troppo liquida. Quindi la potremo usare anche subito, ma se la prepariamo anche un giorno prima è anche meglio, perché se rimane un pochino di tempo a sedimentare renderà ancora meglio.